Lui vede già Marco. Okay. Bene, benvenuti. Un grande piacere avere non qui in presenza, ci siamo scritte tante mail, ma purtroppo alla fine non è stato possibile, ma comunque in collegamento online dalla Florida, dove Jeff Vandermeer vive, e gli diamo il più cordiale benvenuto. È un grande piacere e onore averlo in collegamento con noi. Jeff Vandermeer è considerato uno dei massimi scrittori di fantascienza, una fantascienza anche impegnata a portare l'attenzione sulle tematiche più fondamentali legate all'ecologia, ai diritti dell'essere umano, e quindi è un autore che, diciamo, è proprio nelle corde del nostro festival. Non lo presento più di tanto perché abbiamo con noi Marco Malvestio dell'Università di Padova, ricercatore, professore, esperto proprio di fantascienza e anche che ha studiato proprio Jeff Vandermeer, quindi la persona giusta. Marco è anche scrittore e abbiamo proprio anche dei suoi saggi proprio sul tema dell'incontro di oggi. Quindi io lascio e saluto molto cordialmente Jeff Vandermeer e lascio la parola subito a Marco Malvestio per presentarla bene e introdurla, e poi sarà Marco anche a tradurla appunto e fare le domande. Grazie, buon incontro. Grazie mille per essere qui. Io sono appunto qui oggi in duplice veste di presentatore e traduttore. Di solito non traduco, quindi siete invitati a non aspettarvi i livelli di professionalità dei colleghi di questi giorni, ma vi posso assicurare che farò comunque del mio meglio. Jeff, that was Marco Galli introducing you. I will be saying a few more words about your work, which I will not be translating, as I guess you're familiar with your work. And then I'll start with our chat, like we said. Okay? We have an hour or so. And I just joined Marco in saying that we regret not having you here in person, but we still thank you for being here remotely. Absolutely. Very happy to be here. È felice. Jeff Vandermeer è nato in Pennsylvania nel 1968 e risiede a Tallahassee, in Florida, con la moglie Anne, che è a sua volta scrittrice e curatrice. È un autore molto prolifico. Tra i suoi titoli più importanti, e cito soltanto quelli che hanno ricevuto le traduzioni italiane, c'è Venice Underground del 2003, recentemente pubblicato in un'edizione accresciuta in Italia da Elara Odoia, la trilogia dell'Area X, che è composta da Annientamento, Autorità e Accettazione, tutti e tre usciti nel 2014, Born del 2017 e Colibrì Salamandra del 2021. Questi titoli sono stati pubblicati in Italia tutti quanti da Einaudi e naturalmente li trovate tutti al negozio alle vostre spalle. E da Annientamento, il primo dei tre romanzi che compongono la trilogia dell'Area X, è stato tratto nel 2018 un film per Netflix girato da Alex Garland e interpretato da Natalie Portman, tra gli altri. Oltre all'attività di scrittore, Vandermeer è anche un saggista, recensore, curatore di diverse antologie che hanno contribuito insieme a rinfocolare il dibattito e a complicare la definizione di quello che si chiama di solito genere weird. E poi andiamo a vedere bene che cos'è. Queste antologie sono The New Weird, The Weird, The Big Book of Science Fiction, che sono tutte curate insieme alla moglie Anne. È stato nominato per 14 volte al World Fantasy Award ed è stato finalista o vincitore al premio Hugo, al premio Nebula, al Bram Stoker Award, allo Shirley Jackson Award, all'International Horror Guild Award e al Philip K. Dick Award. Tutti premi, qualcuno magari l'avrete anche sentito, legati alla letteratura di fantascienza e horror. Io appunto lavoro all'Università di Padova, mi occupo più nello specifico di fantascienza italiana ed ecologia, ma non solo, e devo dire per onestà che
ho cominciato a interessarmi di fantascienza ed ecologia dopo aver letto la trilogia dell'Area X, quindi se lo comprate sapete che ha anche questi effetti collaterali, però ecco, insomma, era importante per me sia pagare questo debito, sia appunto mettere le mani avanti e dire che sarò un intervistatore un po' parziale. Jeff, I just said that I work at the University of Padova. I do research in the field of the environmental humanities and specifically science fiction and the environmental humanities, and that I started doing research in this field after reading the Southern Reach trilogy, so I owe you that, but also you have this responsibility. I'll start with my first question, which is about, I want to say, speculative fiction in general and the relationship between speculative fiction and ecology, right? Your readers, when someone opens your book, immediately understands that there is, of course, a visionary quality in your prose that has very little parallels, even in the realm of speculative fiction. In your books, one finds the most fantastic monsters, the most fantastic creatures, the most inexplicable phenomena, and so on. But at the same time, it would be hard to deny that there is also a strong sense of urgency, right, into the things you write. Critics and reviewers have repeatedly pointed out, for instance, to the ways in which the Area X in the Southern Reach trilogy can be read as a metaphor for climate change, linking it to Timothy Morton's hyperobjects, while at the same time being a source of reflection about endangered ecosystems or just about ecosystems, what it means to be in an ecosystem and so on. So my question is, and it's a very broad one just to start a conversation, how do you think speculative fiction can address reality? How can it influence it? I'll let you think about it for a minute while I translate the question to the audience. Come forse avete capito, ho chiesto, dunque, c'è una qualità visionaria nel lavoro, nella prosa, nelle invenzioni narrative di Vandermeer. Chi legge questi libri si trova davanti, di nuovo, oltre a un livello di prosa particolarmente raffinato, particolarmente eccentrico anche, ma si trova davanti a soluzioni narrative, mostri, creature straordinarie, no? Se leggete Born, il punto di partenza, no, da cui si comincia con Born è un orso mutante che distrugge una città senza nome, l'Area X è questo ecosistema alieno e così via. E allo stesso tempo però in questi romanzi, in queste storie c'è un senso di urgenza, perché hanno tutti a che fare in varia misura con l'ambiente, con l'ecologia. No, l'Area X è stata letta ora come metafora del cambiamento climatico, ora come tentativo di immaginare un ecosistema vivente e così via. E quindi la mia domanda era: come fa la fiction speculativa a intercettare, no, questo tipo di problemi, a interagire con la realtà? Ok, it's up to you. Thank you for the question. I think I'm less interested in the extrapolative quality of science fiction when it comes to issues like the environment and climate change, and more how through distance or dislocation of setting from, our present day, putting these issues in a context where they become fresh to us because we're living in them now, and so maybe don't clearly see what's happening sometimes. If you want to translate that. Yes, Vandermeer dice appunto di essere meno interessato alla dimensione estrapolativa, alla qualità estrapolativa, no, della fantascienza, quindi la fantascienza che prende, come per esempio la distopia, un dato noto, no, e lo porta all'estremo, quanto piuttosto alla dislocazione, no? Quindi prendere una serie di concetti della realtà e metterli in un contesto dove invece questi sono nuovi, no? Sottoposti a un punto di vista nuovo, innovativo.
And then I think, and this is probably what all fiction and, fields where there's an element of putting your mind into the interiority of a creative work, showing you the psychological reality of something, of the psychological reality of an environmental situation. And so I'm very much about what you might call the details that make you feel something in the body, because we can always kind of abstractly understand an idea, but unless we can also live it in some way, I think it sometimes escapes us what the urgency is. Right. Quello che gli interessa è ricostruire, diciamo così, la realtà psicologica, no, di un fenomeno, mettere la mente del lettore all'interno di una situazione psicologica, piuttosto che invece ragionare esclusivamente in termini no, di costruzione razionale, no? Riuscire a rendere nel libro i dettagli che possano non soltanto appunto trasmettere dei concetti, ma anche far sentire al lettore nel suo corpo e nella sua testa una serie di situazioni. Ok? And I can extrapolate if you have a follow-up, but that's basically it. So. Okay, and okay. And one of the most distinctive, let's say, features of your work, of course, is also the attention you give to the non-human, right? To non-human agency, non-human subjectivities, and so on. And in your books, of course, we find a lot of hybrid creatures. We find creatures made of human and non-human parts. We find sentient animals. We find intelligent vegetal creatures. And I remember a reviewer calling the Southern Reach trilogy a mycological masterpiece. And of course, we also find landscapes as diffused consciousness. So what I would like to ask you is, well, whether you think that speculative fiction can represent the non-human world in ways that traditional realistic fiction cannot, and if so, how and why. Dunque, quello che gli ho chiesto è il fatto nella sua narrativa, uno degli elementi più distintivi è l'attenzione che viene data al mondo non umano. Sono libri in cui si trovano continuamente ibridi di creature umane e non umane, ibridi di diversi tipi di creature non umane, in cui si trovano animali in possesso di ovviamente intelligenza e agentività che la nostra cultura solitamente non attribuisce loro, in cui si trovano creature vegetali intelligenti. Una delle definizioni che è stata data per la trilogia dell'Area X è di un capolavoro micologico, ovviamente se lo leggete vedrete perché. Si trovano rappresentazioni di paesaggi come coscienze diffuse, e quindi la mia domanda è perché se e perché la letteratura speculativa è in grado di raccontare il mondo non umano in maniere che di solito sfuggono alla narrativa tradizionale. Okay? Yeah, so I think any attempt to show a non-human point of view is kind of inherently speculative, and so I think you're right that that there is an element that speculative or science fiction can bring to this issue. And what this issue is better seeing also how humans exist within this world and are not separate from it. And so, before I go too much further, I know you need to translate, but this issue really has to do with our own survival. In Florida, we're seeing it play out now, where we don't understand that
the fate of manatees and pollution is also something that affects whether people can live in Florida in a way that has quality of life. Dunque, qualsiasi tentativo, no, di raccontare un punto di vista non umano è intrinsecamente, no, speculativo, quindi chiaramente la narrativa speculativa, la speculative fiction, parte avvantaggiata, ecco. E la questione centrale della rappresentazione del non umano ha a che fare ovviamente con la relazione tra il non umano e l'umano, cioè rendersi conto che l'umano comunque si trova al centro di una rete di interconnessioni con il mondo non umano, e quindi chiaramente che raccontare il non umano significa anche e soprattutto parlare della nostra propria sopravvivenza, no? So I think a lot of people are, and scientists too, are only now really coming to terms with how the biodiversity crisis and climate crisis are entangled in many cases, and also how even without climate crisis, the biodiversity crisis could be enough to seriously compromise human civilization. So in that context, I explore the non-human for its own sake, because I believe we don't separate animals out from landscape or setting enough and see them too much as just setting in a sense, and therefore they're missed narrative possibilities, but also because they are that important to our world, and we simply cannot, it seems commonsensical, but it has to be said, we cannot exist without them. Sì, sempre più persone oggi, sempre più scienziati stanno, come dire, facendo i conti col fatto che c'è una crisi nella biodiversità. Voi lo sapete, noi viviamo in quella che è stata chiamata l'epoca della sesta estinzione di massa, e questa cosa prescinde dal cambiamento climatico. C'è anche il cambiamento climatico, ma non è l'unico problema che tocca il nostro mondo dal punto di vista ambientale, e questa è una cosa che ha a che fare anche con appunto con la nostra stessa sopravvivenza, con la nostra stessa civiltà. So, one last thing on that is just simply that when I write from a non-human perspective, it's almost always a creature that has been somehow modified is biotech, because it's totally impossible to write it from the point of view of another life form, because it's a totally different type of existence. You can only try. So the blue fox that appears, I think briefly in Born and also in my novel Dead Astronauts, is something created by humans that allows me to give the fox a voice because it's more human because of the interference. And so that's where the storytelling comes from, because if I were to write from a fox's point of view completely, it would just be a book of smells and sounds that you'd have to interpret, because that's how a fox, experiences the world. So it is a thought experiment. It is not perfect, but the idea is to, again, make us see the world from perspectives we might not have thought of, for purposes that I think are very relevant to our environmental situation. Ok, la maggior parte delle creature, no, non umane che compaiono nella narrativa di Vandermeer sono delle creature che in parte hanno subito delle modifiche, ora per mano umana, ora per mano, come appunto nel caso di Born, ora per mano aliena, come nel caso delle creature della trilogia dell'Area X, e che si sono in qualche modo unite all'umano. E questo perché, appunto, dice il nostro autore, è impossibile descrivere qualcosa interamente, no, dal punto di vista del non umano, e quindi le sue creature sono in qualche modo più che umane
grazie a questo tipo di interferenze. Se uno dovesse scrivere un libro usando il punto di vista di una volpe, questo sarebbe un libro fatto di odori e di suoni, perché questo è quello che una volpe percepisce, il modo in cui una volpe concettualizza il mondo. Ma comunque, in ogni caso, l'attenzione al non umano è essenziale per farci vedere il mondo da prospettive diverse da quelle con cui noi siamo abituati a vederle. And okay, speaking of the non-human world, you are also renowned environmentalist. You have been called the weird Thoreau, and you are, of course, you are pursuing a project of rewilding in your own garden, which is something that, if someone follows you on Instagram, will be updated about almost every day. So my question is, if you think there is a relationship between your fiction and everyday practices one can put in place. So Vandermeer non è soltanto uno scrittore che scrive di ambiente, è anche ovviamente un ambientalista, è stato definito il Thoreau del weird e sta portando avanti un processo di rewilding nel suo giardino di casa a Talassi, e se vi capita di seguirlo sui social network, per esempio su Instagram, è una cosa su cui lui posta spesso, il che se rispetto alle pagine Instagram degli scrittori, che sono tutte dedicate a ho fatto questo, ho fatto quello, sono stato qui, sono stato là, è abbastanza rinfrescante. Quindi la domanda che gli ho fatto riguarda la relazione tra pratiche quotidiane e invece fiction speculativa. Well, this is a roundabout way of answering the question, but I once got in an online argument because I believed a novelist who had written about two men trapped in a dry well. Sorry, never say actually. Again? I'm sorry? Say again, please. I once got in an argument with two online about a novel in which two men are trapped in a dry well, at the bottom of a dry well. And I was convinced that the author had never seen the bottom of a dry well and had never climbed down into one. And it's not that you always have to experience the thing you were writing about, but there was something in the narrative that seemed lacking about the setting. And so my point is that, like with the rewilding, the landscape around me has become alive, not just the animals, but the plants, their histories, the history of the ravine that our house was built on. And that is actually narrative. And that's the first part. Ok. Vandermeer stava per cominciare un litigio online con l'autore di un libro in cui c'era una scena in cui c'erano due uomini intrappolati sul fondo di un pozzo senza acqua, di un pozzo prosciugato, e voleva appunto cominciare questo litigio perché la sua impressione era che l'autore, no, di questo testo non avesse effettivamente nessuna reale esperienza di appunto cosa si trova, cosa significa essere sul fondo di un pozzo prosciugato, come è fatto un pozzo e così via. E anche se chiaramente non bisogna avere per forza esperienza di tutto quello che si scrive, chiaramente è una cosa che aiuta, e il processo di rewilding che lui sta portando avanti è un modo anche per fargli percepire il suo proprio giardino come vivo, e questa è ovviamente già di per sé una pratica narrativa. So in rewilding, you're planting various trees and wildflowers that have long histories
that were often involved, you know, the reason they exist in the landscape in part is because of indigenous land management practices going back thousands of years. And then in addition, you begin to learn the history of the place you're in because you're so bound to it. So, for example, the ravine behind our house is literally in the borderline between two former plantations back when there were plantations. And I'll have two more parts to this. The what behind your house? Sorry. The ravine. Sorry. The ravine. The gulf. It's you know, like a valley, like a. Right. Ok. Yeah. E i processi di rewilding, appunto, hanno anche a che fare con la storia di un luogo, perché significa piantare piante, piantare fiori e così via, che hanno una lunga storia alle spalle, che spesso sono legati in maniera ravvicinata, e questo ovviamente vale per gli Stati Uniti, anche altrove, ma insomma forse non la Svizzera, ma a pratiche indigene, e ovviamente alla storia di un luogo. E per esempio un campo che loro hanno dietro casa, appunto a Tallahassee in Florida, segnava il confine tra due piantagioni. So basically what happens is the rewilding and the engagement with the garden actually creates layers of narrative kind of naturally, almost like sedimentary layers. So I actually am working on a 7-novel series set, you know, in a place very much like our house and the yard. And in part, you know, this ravine behind our house is a fertile spot for the imagination because it seems to not have existed in human history. In other words, it's in this space between where two plantations were, and it is not a place that has been documented. Only the very top has been developed because it's too steep. And so I think that also creates in my mind a space to write fiction. So, you know, long story short, you know, place is never inert. And if you investigate it enough, if you're invested in it, it automatically becomes a narrative in this case. I think I'm done. Ok, appunto il processo di rewilding crea una serie, no, di strati, di layer di narrativa, e appunto per esempio Vandermeer ora sta ragionando o sta lavorando anzi su una serie di romanzi ambientati in uno spazio simile a quello della loro casa e del loro giardino, e questo campo che hanno dietro casa, che fa da confine che faceva da confine a queste due piantagioni, è una fonte di ispirazione, perché non pare non esserci molta documentazione sulla cosa, e questo chiaramente spinge un autore a immaginarla, a inventarla, e questo è già un atto di finzione. Se sei abbastanza interessato, se sei abbastanza connesso con un luogo, quello è già il primo passo, no? Per una narrazione. Okay, so to move on with our questions. Another, well, very fascinating thing about your work in terms of environmental concern and so on is only apparently marginal, I would say, and it's how you describe the whole very paranoid effect that bureaucracy has. And this is something central in authority. It's something central to an extent also in Hummingbird, Salamander, and which I think hints to the impossibility of political structures to address global environmental crisis. So if you want to say something about that.
uno degli aspetti, molti aspetti insomma, ma della produzione di Vandermeer riguarda anche, diciamo così, la paranoia della burocrazia. No? Noi troviamo in opere come appunto Autorità, che è il secondo volume della trilogia dell'Area X, ma lo troviamo anche in Colibrì Salamandra, troviamo ricostruita in maniera molto esasperante, ma molto d'effetto, tutta la dimensione appunto paranoica, straniante e essenzialmente inefficace degli apparati burocratici. Quindi gli ho chiesto appunto di commentare se questa è un modo per raccontare l'inefficienza, diciamo così, o addirittura l'impossibilità delle strutture politiche attuali nel gestire, no, la crisi ambientale globale. I guess first part of two-part response is, you know, a lot of the bureaucracy comes from day jobs I had with contractors who worked with state agencies here in Florida. And you would go into a job that was maybe millions of dollars, and you would find that decisions were being made based on people's interpersonal relationships. Maybe $250,000 might be affected by whether someone in a department had gotten their coffee and enough sleep the night before. And so you quickly, as an absurdist, learn that so-called institutions are deeply irrational and emotional, really. And this is why you try to have rules in place, because you're trying to contain the irrationality of the human psyche. And so this, of course, is just very fascinating on its own. Questo tipo di, appunto, di racconto, questa dimensione, no, della prosa dei romanzi di Vandermeer viene dall'esperienza quotidiana. Questo penso sia una cosa con cui possiamo empatizzare, un'esperienza che ha avuto con varie realtà, no, locali della Florida, e appunto, ma questo di nuovo in Florida lo si può notare anche qui, sicuramente si può notare in Italia, tutta una vasta serie, no, di lavori, anche lavori da milioni di dollari e così via, sono portati avanti semplicemente da persone che non sono le più qualificate, ma magari che hanno delle relazioni personali, il modo in cui viene fatto un lavoro, certe decisioni che vengono prese dipendono da se una persona ha dormito la notte scorsa, se ha fatto se si è bevuta il caffè la mattina o se è venuta al lavoro direttamente, così via. No, cioè c'è una dimensione di irrazionalità profonda anche nelle istituzioni, anche se noi tendiamo a credere il contrario, e esistono dei regolamenti ovviamente per arginare questa irrazionalità, ma ovviamente il fatto permane, e questa è una cosa narrativamente molto, molto stimolante. In fact, someone high up in the United States Environmental Protection Agency once told me that Authority, my novel Authority, was one of the funniest and most accurate portrayals of bureaucracy that she had ever seen, which was somewhat horrifying to me. Given we are dealing with a situation in climate crisis that is difficult to see in its entirety, it's important to realize that we are also using these imperfect systems to try to solve these problems, and that we often come up with imperfect solutions for this reason. Un funzionario, una persona insomma a un livello anche piuttosto alto della agenzia statale di protezione ambientale degli Stati Uniti ha una volta detto appunto a Vandermeer che il suo romanzo Autorità, a cui vi facevo cenno prima, è uno dei molto divertente, particolarmente divertente, perché è uno
delle rappresentazioni più precise, no? Di come funziona la burocrazia, anche la burocrazia di questo ente. E ovviamente questa cosa è stata trovata da Vandermeer terrificante. Però è importante sapere che appunto nel momento in cui ovviamente questo tipo di istituzione lavora in maniera parziale, e nel momento in cui noi ci troviamo davanti a una crisi ambientale, una crisi climatica che spesso è molto difficile, se non impossibile anche da percepire nella sua interezza, ecco, impossibile aspettarsi soluzioni che non siano imperfette. Is there something else you wanted to add about this? Oh, no, that's good. Okay. Thanks. Now to move on with a different question. Now you are considered, and I mean, I would say that you are a writer of genre fiction, and in fact, you won many prizes that sort of belong to associations of science fiction writers, horror writers, and so on. Your first novels are mixtures of science fiction and fantasy. Southern Reach trilogy is considered a classic of the modern weird. Hummingbird Salamander is sort of an eco-thriller, and so on. Other people say that your work escapes strict generic definitions. And I personally, I am a literary critic, and so I do believe in the usefulness of labels. But at the same time, I do appreciate that in most cases they are used quite improperly. So, if you were to situate your own work into within a specific genre, what would it be? Do you think that labeling fiction has some utility or not? Sorry, I just translate the question. Sorry. Oh, right, sorry. Vandermeer, appunto, lo avete sentito anche nella presentazione, no? È considerato uno dei grandi scrittori della fantascienza contemporanea. Ovviamente la cosa non si ferma qui, è un autore che ha scritto fantascienza, che ha scritto mix di fantasy e fantascienza, che è considerato uno dei grandi autori weird, ma se vi leggete Colibri Salamandra è praticamente un eco-thriller. Altre persone dicono infatti che il suo lavoro va ben oltre, no, i confini soliti della letteratura di genere. Io personalmente sono un critico letterario, e anche se riconosco che le etichette di solito sono usate in maniera piuttosto impropria, credo nella loro utilità, se no probabilmente finirei disoccupato. E quindi gli ho chiesto se dovesse situare il proprio lavoro in un genere specifico, dove lo situerebbe, e se crede nell'utilità di farlo. Ok. I think I have a complex relationship with labels because, first of all, my influences are all over the place, including into the realms of poetry and other media, and everything from very contemporary literary fiction through to very fantastical fiction. So labels sometimes feel restrictive. They also sometimes feel like we're talking more about marketing than the substance of the work. So I tend to be evasive and prefer to just be known as a novelist. And then also, finally, just in terms of readers, I reach more readers when I'm published in the mainstream and can also find genre readers. If I'm just published into genre, I reach fewer people. So it's not that I dislike the speculative labels, but I have to be wary of them. Ok, appunto Vandermeer dice ha una relazione complessa con le etichette, con le etichette letterarie, prima di tutto perché la sua è influenzato insomma in maniera molto varia da una grande varietà di prodotti che sono insomma vari media, oppure poesia, oppure fiction, che questo tipo di etichette, questo tipo di restrizioni hanno
per lui più a che fare col marketing che con la letteratura vera e propria, e poi naturalmente che essere pubblicato come romanziere mainstream, o meglio, romanziere in generale invece che come romanziere di genere, gli permette di raggiungere molti più lettori, inclusi i lettori di genere, mentre essere pubblicato come narratore di genere ovviamente gli ha precluso per un parte della sua carriera di raggiungere invece un numero più consistente. Ok? And yes, but at the same time, of course, you have been working as an editor, which sort of implies as a critic yourself, in defining some critical categories, some critical genres. So, you know, of course, you're famously connected to the weird and to the new weird. So, well, I guess my first question about this would be, how does your work as editor, critic, and so on interact with well, your own narrative writing? Perché naturalmente è vero che le etichette sono delle etichette limitate, è vero anche che Vandermeer ha lavorato appunto in antologie come quella sul Weird e quella come sul New Weird, anche nel definire alcune di queste etichette, no? L'opera di antologizzatore è anche un'opera almeno in parte di critica letteraria, quindi la mia domanda è come questo tipo di lavoro qui interagisce con la sua scrittura. I think it gives me as a writer, a vast, not just perspective, but kind of relief. I no longer, after editing millions of words of anthologies, am that much concerned about present day awards or anything really, except a very long view of a career, because you get such a vast idea of how it's so unpredictable to know what will last or what is really good in the moment. But then also it's like a crash course every time you're reading maybe 10 million words of fiction, or skimming it at least, to narrow it down. So you get this layer of like crash course text in the back of your head that just subconsciously comes out in your fiction. Dunque, dopo avere curato ed editato lunghissime antologie, no, di letteratura di genere, naturalmente questo è un processo che offre sui generi letterari in sé una prospettiva più ampia di quella del semplice lettore, ma allo stesso tempo che porta uno scrittore anche ad andare al di là di queste categorie, perché è una prospettiva storica, no? Fa rendere conto che se si guarda appunto alle storie letterarie, alle storie dei generi, nessuno scrittore, no, in nessun momento storico ha presente veramente una definizione precisa, una mappatura precisa, no, di quello che sta facendo, di quello che fanno gli altri, e quindi la mole di lavoro, no, richiesta da queste antologie spesso risulta anche essere una specie di corso accelerato nella storia del weird, della fantascienza e quello che è, che poi in maniera inconscia emerge anche nella scrittura. Ok, and let me think. Yes, because of course you have, you know, again, been famously connected with the new weird movement and so on. And, you know, if people, I would say that if people think about your work, they do think about weird fiction. Now, what they mean with weird fiction is really the question. But, I mean, and I also know that
you no longer associate yourself with that label, but I mean, do you think No. that... No, I do still to some extent. So please feel free to ask a question. Yeah. Yes, I mean, what's your relationship with this, with the weird/new weird movement, and of course, how is the new weird new? Vandermeer è noto come autore di weird fiction, e quindi la mia domanda è qual è il rapporto tra il suo lavoro e la letteratura weird, che cos'è la letteratura weird e in che modo il new weird è appunto new. I think to answer the first part first about weird fiction is I do much prefer that term because it's harder for it to become just a marketing question or a marketing discussion, and it can be more about what the fiction is. And it is also true that a great deal of my fiction is about encounters with the unknown, whether it's a real unknown or just something that we don't usually think about in a context of kind of an ecstatic beauty or sometimes horror about it. And so I think that's an accurate term and also one that, is never going to be a category in a bookstore. And bookstore categories are important for readers, but less important for writers talking about their work, I think. Ok, lui preferisce ad altre definizioni di genere appunto la definizione di weird fiction, di narrativa weird, perché è un tipo di definizione che è più difficile da trasformare in una categoria di marketing. La sua narrativa è una narrativa che ha per lo più a che fare con incontri con l'ignoto, con lo sconosciuto, e quindi con la bellezza e l'orrore, no, di questo incontro, e dunque weird fiction è una categoria che lui sente appropriata, anche perché non diventerà mai una categoria di quelle che troviamo nelle librerie, no? Gialli, fantascienza, horror, eccetera, che sono ovviamente molto utili per i lettori, ma meno per gli scrittori. And I think of New Weird as kind of a very unique moment in the early 21st century where many writers were influenced by the kind of intellectual experimentation of the new wave of the 60s and the 70s, and were splicing it together or fusing it with a lot of tactile body horror influences like the decadent writers and maybe even Clive Barker to create something that felt new and maybe had more of a political subtext than quote unquote weird fiction. I think it was useful for writers in terms of their art to orient themselves to it for a while. And even in a marketing sense, it was useful. The Czech Republic had a whole publishing line of new weird titles that would never have been published, would not have been publishable in translation there without new weird being a popular term at the time. So, I think it's just a term that existed in a moment and writers were passing through that moment. E appunto il New Weird, quello che di solito si definisce New Weird, è stato un momento unico, un momento molto particolare nella storia letteraria, no, dell'inizio del XX secolo, in cui molti autori hanno recuperato, no, le sperimentazioni letterarie, le sperimentazioni col genere, no, degli anni 60, degli anni 70, unendole però a sviluppi successivi della narrativa, a per esempio esplorazioni nel body horror di autori come Clive Barker e così via, in maniere che erano molto nuove e molto
politiche rispetto invece alla letteratura weird tradizionale, e quindi è stata una categoria che aveva più senso per gli scrittori stessi, per orientarsi, per essere in dialogo tra loro, ma che ha anche avuto un'utilità e un senso in termini di marketing. Ci sono state delle collane dedicate interamente al New Weird che non sarebbero esistite senza quel tipo di dibattito. Ma si tratta comunque di un termine che è esistito a un certo momento, e siamo adesso oltre quel momento. Okay, I do have I do have a bunch of other questions. We have 10 minutes or so, but I'll try to go on, and then, we'll see. Okay. We are, I would say, we're living in great times for horror TV series, movies, horror, sci-fi, even, weird in the broad sense of the term. And of course, your own work has been adapted into a TV movie. Into a movie, not a TV movie, into a movie. Born has been optioned by Paramount, if I'm not mistaken. So my question would be, how do you feel about the adaptation of your own novels into different media, and whether you think that the kind of imagery that you create can easily be transferred on screen? Noi viviamo in un momento insomma in cui ovviamente film, serie TV, horror, fantascienza e così via ne escono in continuazione, spesso di grande qualità e tutto quanto. Il lavoro stesso di Vandermeer è stato portato al cinema, Born, sono stati acquisiti i diritti, pare, per farne una serie TV. Insomma, la mia domanda in questo senso è come Vandermeer si sente rispetto all'adattamento su altri media del suo lavoro, e se il suo tipo di immaginazione può essere facilmente riportato sullo schermo. Well, I think it's just important to me that, that the environmental themes are still in the adaptation. So, for example, I was disappointed that the Annihilation movie pretty much dropped a lot of environmental message or subtext in favor of what the director wanted to deal with regard to depression. So, that's a little startling as the writer to see such an unfaithful adaptation. On the other hand, Born with AMC TV is a very faithful adaptation. And I guess what I would say to your question is that despite the fact I have images that stick in people's minds, the structures of these books are very fleshed out. And so far, people who have adapted them, like for Born and other adaptations coming forward, have had no problem translating them for TV or movie. The issue only kind of came up because the director of Annihilation kind of wanted to deny that the book had a structure. Okay. I'm sorry, I touched a sensitive No, topic. it's funny. It's very funny. La cosa importante per Vandermeer è che appunto la dimensione ambientale, la dimensione ecologica della sua opera resti no, in questi adattamenti. Questo non è successo in Annientamento, appunto il film girato da Alex Garland, perché il regista ha preferito farne una storia più sulla depressione che sulla dimensione appunto ecologica, ambientale appunto del romanzo. Si è trattato in quel senso di un adattamento infedele, mentre invece quello che sta venendo fatto su Born da AMC è invece un adattamento molto più fedele. A questo punto aspettiamo di vederlo.
in realtà, appunto, Vandermeer pensa che le sue opere abbiano una struttura e delle immagini piuttosto chiare, piuttosto inequivocabili, per cui di norma non ci dovrebbero essere problemi, ma il regista di Annientamento invece ha ritenuto che questa struttura non ci fosse, e quindi questo è stato il problema. Ok, so we are sort of running out of time. So I do have just one last question for you, I guess, which is a question about Italian fiction. We are in Switzerland right now, but we are in the Italian-speaking part of the country, and we are very close to the border. It's actually just a few miles. And I know that you are familiar with some Italian authors, that you did include some Italian authors in your weird anthology, Luigi Ugolini, which was, I have to say, a rather unlikely choice, since most Italian readers are not familiar with Ugolini at all, and Dino Buzzati. So my question is, just to say goodbye, if there are other Italian authors you read, and who you include, which Italian authors you would include in an updated edition of the anthology. Io ho fatto una domanda naturalmente sulla narrativa italiana. Vandermeer conosce la narrativa italiana, nella sua antologia sul weird ha incluso Luigi Ugolini, che in realtà è un autore piuttosto poco noto in narrativa fantastica inizio Novecento, ha incluso Dino Buzzati, e io gli ho chiesto chi ha letto oltre a loro e chi includerebbe oggi in questa antologia. There are two issues, which is one, that when you edit anthologies with hundreds of writers, you begin to lose track, especially with so much translated fiction, of the nationalities of all of them. So it's hard for me to remember in terms of the anthologies. And then also, I read so much translated fiction in general that it's hard to keep track of that. But Ferrante obviously is someone that I've read. I've read the trilogy. I know that's not a great answer, because it's like just the one everyone knows. But obviously I have long been a fan of writers like Calvino, who's been hugely influential on parts of my work. It's tough to say who we would include, because to answer that question, we would have to dive back into a ton more research to get to the point of answering that question. So I apologize for the poor quality of my answer, but thank you for the question. No worries. That was a tricky question. Sorry. I'm bad with names. Naturalmente quando si cura un'antologia con così tanti autori, con così tante pagine, si perde traccia, no, delle nazionalità e così via dei singoli autori, e soprattutto quando si legge narrativa in traduzione, anche a volte si perde traccia delle specificità locali. È difficile rispondere alla domanda che ho fatto, che infatti era, insomma, perché ci vorrebbe troppa ricerca in più, ma naturalmente un nome che di solito non manca mai in questi casi è quello di Italo Calvino. Solo una domanda da fargli. Sì. Marco Galli has another question for you. Hello Jeff, I have a simple question for you. Which is your vision about the future? Translate that first. Okay. Well, I guess we're at a late decision point, quite frankly. If we don't solve what I would call a political crisis and a corporation crisis with regard to actually facing up to the issues with regard to climate crisis, we could definitely see a precipitous inability to maintain what you might call human civilization at the very least.
I think that this is a larger crisis than we realize, even because we see technology, green technology is coming to save us. But in fact, that's only part of the solution. Like I said, preserving biodiversity and habitat is a huge part of the planet actually being livable. And so we need to focus our efforts on this, and we need to make our politicians be more brave, and we need to hold our corporations more to account to get to a better future. And I'm kind of a pragmatist. I prefer to deal with facts rather than feelings on this issue, and we have just a few years to turn this around, I think. So. Ok, siamo, ci dice Vandermeer, a un momento, uno degli ultimi momenti per prendere una decisione. Non abbiamo più molto tempo per risolvere la crisi politica e delle corporation che sta alla base, che è collegata ovviamente alla crisi ambientale, e se non la risolviamo potremmo effettivamente assistere a un rapido inasprirsi dell'incapacità di mantenere la civiltà umana così come la conosciamo, e questa è una prospettiva che a noi sembra remota, perché tendiamo a ragionare intorno ovviamente a tecnologie che possano risolvere questa questione, ma si tratta di soluzioni parziali. Occorre di nuovo, per tornare insomma anche alla domanda con cui avevamo cominciato, anche considerare questioni che non sono esclusivamente relative al clima, ma per esempio alla biodiversità e così via, e bisogna cioè far sì che la politica resti insomma. And I would just add that the good news is we know what to do. We just aren't doing it. So I think there's some hope in that. La buona notizia è che sappiamo cosa fare, il problema è che non lo stiamo facendo, però questa comunque è una prospettiva di speranza. Grazie Jeff, grazie Marco Malvestio. Thank you for the great question. The birds of Chiasso, they are awaiting you, because we do organize bird watching next time that you can come in Chiasso. Oh. Okay? Thanks, it's been a real pleasure. E grazie Marco per il doppio ruolo di intervistatore e traduttore. Grazie mille Marco Malvestio.